Buongiorno ragazzi, oggi mi trovo a Sulmona per fare una cosa fighissima, veramente spettacolare. E no, non è solo assaggiare il Monte Pulciano d'Abruzzo e il famoso vino rosso che è buonissimo, la Genziana, ma per fare una visita speciale per migliorare la mia corsa, la mia postura. Andrò da Luca, che è Luca Russo, è un esperto del settore, uno dei migliori in Italia, un posturologo veramente bravo, preparato, ed è qua a Sulmona, quindi oggi registro questa puntata qui da Sulmona, una città meravigliosa, bellissima, con un panorama veramente stupendo. Dopo vi metto qualche foto, veramente incredibile. L'Abruzzo è veramente una regione fantastica e questa città è veramente immersa in mezzo alle montagne, c'è un'aria fresca, leggera. C'è un sole, oggi è una giornata spettacolare. Allora, mi devo preparare perché la giornata è lunga e quindi bisogna che mi riscaldi un attimo, perché ci saranno delle prove di running, delle prove di camminata, delle prove di postura, quindi non so esattamente che cosa mi aspetta, ma poi immagino che Luca ci spiegherà un po' tutto, ecco. Oggi siamo da Luca, che è un esperto di running, ma di postura in generale, ha uno studio bellissimo, una zona fantastica in Abruzzo. Lascia lui presentarsi perché è sicuramente più bravo di me nel settore. Grazie Marco, io mi chiamo Luca Russo e mi occupo di postura e biomeccanica e aiuto tutti i runner, ma non solo i runner, tutti coloro che hanno bisogno di una valutazione di carattere posturale, vi aiuto a migliorare il proprio stato di salute, migliorare il proprio allenamento ed evitare soprattutto che ci si faccia male. Di capire qual è la scarpa migliore da utilizzare, se la scelta della scarpa è stata corretta oppure no rispetto alla velocità con la quale si corre, rispetto alle necessità di carattere coordinativo, rispetto a quelle che sono le esigenze di ogni singolo runner. Ci dici così rapidamente che cosa prevede questa sessione? Immagino che sia diversa da persona a persona, però penso che ci siano degli accorgimenti che usi per tutti, delle sessioni simili tra di loro per valutare bilanciamento, postura, eccetera. La valutazione in linea di massima, sì, come hai detto tu, è personalizzata rispetto alle esigenze di ognuno. In linea di massima però per tutti quanti si svolgono dei test di mobilità, dei test di forza, degli allineamenti posturali, per poi utilizzare degli strumenti più in particolare per vedere la stabilità delle articolazioni, per vedere la capacità di movimento, vedere le asimmetrie tra il lato destro e il lato di sinistro, e infine poi si corre su tapirulan attraverso una serie di strumentazioni di accelerometri che vengono montati sulle scarpe, che ci danno parametri quali l'impatto, la simmetria, la forza applicata, il tempo di appoggio e via discorrendo, e questo ci è molto utile anche per cercare di capire qual è la scarpa migliore da utilizzare, se la scelta della scarpa è stata corretta oppure no rispetto alla velocità con la quale si corre, rispetto alle necessità di carattere coordinativo, rispetto a quelle che sono le esigenze di ogni singolo runner. Ed eccoci all'opera con Luca, che ha valutato tutto quello che si poteva valutare in una serie di sessioni che vi mostro molto rapidamente. Nel frattempo Luca faceva tutte le sue valutazioni, prendeva tutti i dati. Qui andiamo a valutare resistenze, muscoli, tendini, blocchi, problemi alle articolazioni. E varie prove sul tapirulan di corsa con i sensori. L'appoggio è molto simile a prima, sei sempre sul mesopiede, inevitabilmente gli shock sono più elevati, il bilanciamento però è migliore, perché giustamente vai più veloce, hai meno tempo per stare a terra. Devo essere onesto, quando vado veloce sento meno problemi. Ovviamente il problema della tua condizione prevede sicuramente una simmetria, è dovuta a questo infortunio che comunque lo c'è, rimane ed è presente, non è che si può escludere. Ci sono delle asimmetrie, per esempio a livello delle anche, l'anca di destra non si muove,
per probabilmente adattamento rispetto all'infortunio che hai avuto. Sì. Ci sono delle difficoltà a livello della caviglia, la destra un po' più mobile paradossalmente della sinistra, ma la usi male quando ti pieghi, l'abbiamo visto quando abbiamo fatto il test di piegamento e il test di equilibrio. Ma il problema principale, a mio modo di vedere, è di carattere tecnico, cioè tecnicamente la tua corsa, poi te lo lascio con i video, te lo rivedi con calma e ti do le indicazioni. Grazie. La tua corsa non è ampia, sei un po' seduto, il bacino è un po' basso, un po' retroverso, e questo non ti dà la possibilità di spingere correttamente. La mancanza di spinta corretta ti impone di aumentare il piegamento del ginocchio. L'aumento del piegamento del ginocchio inevitabilmente va a forzare una zona che purtroppo ha già una lesione di carattere strutturale per l'incidente che hai avuto. Per cui soluzione e proposta operativa: da una parte a secco facciamo un minimo di lavoro di mobilità dove serve, rinforzo dove serve, mentre poi separatamente devi trovare un allenatore che ti segue individualmente e con delle lezioni individuali cerchi di migliorare l'approccio tecnico alla corsa. Certo. Sia per la distanza più breve, ovviamente, quindi questa cosa gliela devi dire ovviamente all'allenatore che tu corri distanze più brevi e distanze più lunghe, perché ovviamente gli cambia la tecnica. Certo. Perché tu, pur modificando la velocità, hai sempre lo stesso stile di corsa. E questa cosa non è possibile, perché se vado più veloce dovrei avere uno stile di corsa che mi facilita ulteriormente l'uscita. Certo, certo. Ok? Questo è il principio importante. Perfetto. Fare una domanda, allora, giusto così per tutti quelli che ci seguono, no, sul canale escursionista.org, io ti volevo chiedere questa cosa. Allora, la corsa quindi non è solo una questione di tabelle, di allenarsi, di sputare sangue e rinforzare il muscolo, c'è anche una figura che ti aiuta a gestire la tecnica di corsa. Esattamente, un allenatore di corsa che tutti quanti pensiamo che correre sia semplice perché l'abbiamo fatto sin da bambini. Effettivamente la risposta è sì, perché correre è uno schema motorio di base. Potenzialmente lo possiamo fare tutti. La problematica dove avviene? Avviene quando non è più una necessità di movimento perché sto perdendo l'autobus e devo correre per prendere l'autobus, ma diventa uno sforzo costante, cronico nel tempo, quindi un vero e proprio allenamento, che richiede ovviamente una specializzazione del gesto. Faccio sempre l'esempio. Il lanciatore del giavellotto, tutti quanti abbiamo lanciato un oggetto da ragazzini, ma il lanciatore del giavellotto è specializzato a lanciare quell'oggetto in quella maniera, quel tipo di oggetto il più lontano possibile. Quindi tutti possiamo lanciare, però non tutti possono lanciare il giavellotto. Tradotto, tutti possiamo correre, ma non tutti possono correre a lungo. Per poter correre a lungo in salute c'è bisogno di valutare gli aspetti posturali, quindi quello che abbiamo fatto per l'allenamento che si dice a secco, cioè senza la corsa, e valutare anche gli aspetti tecnici coordinativi, e lo si fa con un allenatore. Certo, immagino che la questione sia ancora più pesante, diciamo, da gestire quanto più tempo sei stato fermo dalla corsa. Magari se riprendi a correre dopo 20 anni probabilmente è maggiore. Sì, ma anche chi corre già da tanto tempo, se corre, usiamo la parola male, cioè se corre con un proprio schema che ha personalizzato, sì, anche in quel caso c'è una grande difficoltà, perché bisogna smontare lo schema vecchio per mettere quello nuovo magari un po' più efficiente. Che è quello che probabilmente succede a me, succede a tutti quelli che riprendono dopo un po' e magari hanno avuto anche un infortunio grave. Allora, grazie Luca, il video di oggi finisce qua, comodamente seduto sul mio divano di casa. Aspetto i risultati che mi manderai via email. Che dire, adesso mi dovrò mettere alla ricerca di un tecnico, un allenatore tecnico che mi corregga il mio modo di corsa, e non vedo l'ora, perché avendo scoperto il problema finalmente posso fare qualcosa per risolverlo. Grazie, e mi raccomando, se siete arrivati fino a qui, immagino che il video vi sia piaciuto e abbiate avuto degli interessi a continuare a guardare il video, quindi vi chiedo di fare un like, commentate con domande, se avete domande da farmi o video da consigliarmi da fare, con piacere valuterò tutti i commenti che mi fate, e soprattutto mi raccomando, iscrivetevi al canale, è gratis. Ciao e alla prossima!